Buon lunedì 12 luglio e benvenuti all'episodio 46 del podcast. Questa settimana la news più grande è arrivata non da Walt Disney World ma da Disneyland Parigi e riguarda i nuovi Fastpass a pagamento. Parleremo di questo ma anche di tante novità in arrivo a Walt Disney World dopo la sigla e dopo che vi siete abbonati al podcast cliccando segui sul mio profilo su qualsiasi app stiate usando in questo momento. Vi aspetto qui dopo la sigla, io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. La news più grossa arrivata settimana scorsa dai parchi Disney è quella che riguarda Disneyland Paris e l'introduzione di un sistema di Fastpass a pagamento per singole attrazioni chiamato Disney Premier Access che sarà lanciato quest'estate. Questa offerta digitale permette agli ospiti del parco di saltare la fila per alcune attrazioni, Big Thunder Mountain, Upper Space Mountain, Peter Pan, Tower of Terror, Ratatouille sono chiaramente nella lista delle attrazioni per cui questo DPA, Disney Premier Access, sarà offerto e i prezzi per questa opzione variano dagli 8 ai 15 euro a seconda dell'attrazione selezionata e dall'affluenza nel parco, facendo pensare che in prossimità di date calde, diciamo Pasqua, Natale, eccetera, i prezzi saranno più alti rispetto ad altre date. Con la definizione del pagamento per ospite ed attrazione era nato un po' il dibattito sul fatto di poter usare il DPA più di una volta per la stessa attrazione, ma guardando le regole generali di questo nuovo servizio, questo non sembra il caso. Il DPA infatti sarà applicato su una singola corsa di una singola attrazione per una singola persona. Sarà però possibile acquistare fino a 3 DPA per la stessa attrazione durante la giornata. Insomma, saltare la fila per 3 volte sulla Tower of Terror potrebbe costarvi qualcosa come 45 euro se visitate il parco in alta stagione. Come vi ho detto, il DPA sarà offerto principalmente in digitale tramite l'app di Disneyland Paris, ma ci saranno anche dei punti nel parco in cui acquistare i Fastpass se non si è in possesso di smartphone. Altra cosa da notare è che il saltafila non sarà una cosa immediata. Per esempio, se volete fare in questo momento Ratatouille ma la fila è di 2 ore, non potrete semplicemente aprire lo smartphone e comprare un DPA ed usarlo all'istante, ma al momento dell'acquisto vi sarà assegnata una finestra temporale di 30 minuti da lì alla fine della giornata in cui potrete fare uso del vostro saltafila e quindi tornare a Ratatouille. Voglio precisare tra l'altro che il sistema saltafila a pagamento era già presente nei parchi di Parigi così come a Disneyland California con il Max Pass, ma i saltafila non erano mai stati applicati alle attrazioni singolarmente. Tutti i dettagli di questo nuovo sistema di Disneyland Parigi verranno come al solito discussi con Davide e Cataldo durante il prossimo episodio delle live news su YouTube, ma in generale possiamo dire che la reazione a questo nuovo sistema non è stata delle più positive. In particolare, quello che ha preoccupato di più noi fan di Walt Disney World è il fatto che i saltafila a pagamento, in un modo o nell'altro, siano ora presenti in quasi tutti i parchi Disney in giro per il mondo e dunque la possibilità che arrivino presto in una di queste forme anche in Florida è una possibilità sempre più reale. Non ci sono ancora annunci a proposito, nonostante questo sia un tema caldo per Disney World. Come vi ho già detto negli ultimi 2 episodi del podcast, stiamo aspettando news a breve per quanto riguarda i Fastpass di Disney World, ma nonostante i rumors indicano che questo nuovo Disney Premier Access sia in arrivo anche a Walt Disney World, ripeto, nessuna comunicazione ufficiale a riguardo per ora. A mio parere non manca molto a Disney per rivelare le sorti di Walt Disney World. Ora che l'onda del 4 luglio è passata, le cose si calmeranno un po' nei parchi, ma ricordiamo comunque che è il grandissimo appuntamento di ottobre con il 50° e un sacco di nuove esperienze che apriranno durante quel periodo
fanno chiaramente pensare che Disney a un certo punto dovrà per forza prendere decisioni su come gestire tutti i visitatori in arrivo. Ricordo che Disney World in questo momento opera totalmente con un sistema di file fisiche e con l'eccezione di Rise of the Resistance a Galaxy's Edge, che appunto ha solo una fila virtuale con boarding groups che vengono distribuiti ogni mattina alle 7, per tutte le altre attrazioni appunto vale solo la fila fisica. Riguardo Rise of the Resistance, in realtà è arrivata una notizia all'ultimo momento mentre già registravo questo podcast, ovvero che un nuovo modo automatico per garantirsi accesso a Rise of the Resistance è il comprare uno di quei VIP tours di cui vi ho già parlato, quelli che costano tantissimo, tipo $750 all'ora, in cui un cast member ti porta in giro per il parco e praticamente salti tutte le file. Fino a questo momento Rise of the Resistance non era compreso nel tour e quindi anche chi pagava queste cifre astronomiche doveva comunque cercare di prendere un boarding pass alla mattina alle 7. È uscita la notizia in questi giorni che invece ora per chi acquisterà uno di questi VIP tours l'ingresso a Rise of the Resistance è compreso nel prezzo. Quindi se proprio non volete fare a meno di fare un giro su Rise of the Resistance, sapete ora che questi VIP tours di cui vi ho già parlato sono un modo molto sicuro per accedere all'attrazione. Tornando alla questione FastPass, ho pensato che, aspettando le news, possa essere utile ribadire le 4 regole d'oro per passare meno tempo possibile in fila, ora che, come vi ho detto, le file fisiche sono le uniche cose a disposizione a Walt Disney World. La prima è rope drop. Questa parola non vi dovrebbe suonare nuova perché ne ho parlato anche pochissimi episodi fa, ma vi faccio un riassunto velocissimo. Il rope drop è il nome con cui Disney chiama il fatto di aprire i parchi prima dell'orario ufficiale, in modo da permettere agli ospiti di raggiungere determinate aree del parco e aspettare l'apertura delle attrazioni, praticamente assicurandosi zero attesa. Il rope drop è utilissimo per attrazioni molto popolari come Flight of Passage a Pandora, Slinky Dog a Toy Story Land, Big Thunder a Magic Kingdom o Frozen ad Epcot. Quindi se siete mattinieri e avete già deciso quale attrazione volete assolutamente visitare durante la vostra visita, ricordatevi del rope drop. La seconda regola è monitorare di continuo l'app ufficiale di Walt Disney World, ovvero My Disney Experience. I tempi delle file infatti sono tutti segnalati sull'app e aggiornati in tempo reale e fluttuano tantissimo durante il giorno. E se per rides molto gettonati potete prevedere file lunghe praticamente tutto il giorno, potreste invece rimanere sorpresi dal trovare file più corte per attrazioni diciamo minori in certi momenti della giornata. Tra l'altro in Florida la pioggia influisce tantissimo sulle file per le attrazioni perché molte attrazioni all'aperto chiudono durante la pioggia ma riaprono subito dopo e quindi non è strano vedere tempi di attesa cambiare drasticamente a seconda del meteo, quindi sempre tenere d'occhio l'app. La terza regola d'oro è il rimanere fino a tardi nei parchi. Disney ha infatti questa regola che pochi conoscono, che dice che si ha il tempo fino alla chiusura vera e propria del parco, quindi l'orario che è su internet della chiusura del parco, per mettersi in fila per un'attrazione e se si è in fila in quel momento non si può essere invitati ad uscire. Faccio un esempio concreto. Se siete a Magic Kingdom e il parco chiude alle 22, ma voi vi mettete in fila per Splash Mountain alle 21:40 e ci sono 40 minuti di fila, alle 22 voi sarete ancora a metà della fila, ma non vi potrà essere chiesto di uscire e continuerete la fila fino alle 10:20, farete l'attrazione e poi lascerete il parco quando buona parte degli altri ospiti saranno già usciti. Salvo eccezioni, questa regola è sempre valida e dato che, come ho detto, molte persone non la conoscono, le file tendono ad essere molto più corte verso la fine della giornata. Quindi occhio ai tempi, chiaramente non vi sarà permesso iniziare la fila alle 22 in punto, ma è sicuramente un buon trucco per risparmiare un po' di tempo. Quarta ed ultima regola d'oro per saltare la fila delle attrazioni
è mettersi in fila poco prima o durante gli spettacoli serali. Il momento della giornata con le file più corte, infatti, è spesso durante i fuochi d'artificio, specialmente se parliamo di Magic Kingdom ed Epcot, e chiaramente questo vi costerà il sacrificio di saltare i fuochi d'artificio, ma se visitate il parco per più giorni o semplicemente avete un'attrazione che non siete riusciti a fare durante la giornata e volete assolutamente fare, sappiate che questa può essere una buona tattica per trovare file più corte. Questa settimana poi sono arrivate news sulla riapertura dei resort di Walt Disney World che erano ancora chiusi dal 2020. Tra i deluxe resort, l'Animal Kingdom Lodge riaprirà a fine agosto. Per quanto riguarda i moderate resorts, i due Port Orleans, quindi French Quarter e Riverside, riapriranno nella seconda metà di ottobre, mentre per i value resorts i Disney All Star Music aprirà alla metà di settembre, mentre All Star Sports riaprirà all'inizio dicembre, proprio in tempo per accogliere le folle natalizie. Insomma, prima della fine dell'anno tutti i resort di Walt Disney World saranno ufficialmente aperti e operativi. Altro segno che l'emergenza pandemica è, almeno per gli americani, davvero superata. Passiamo ora a parlare di Epcot. No, purtroppo non vi darò news su Guardians of the Galaxy perché i lavori di costruzione sono ancora praticamente fermi a come li abbiamo lasciati qualche settimana fa, ma oggi vi voglio parlare del nuovo festival che inizierà proprio questa settimana. Si tratta del grande, famosissimo e lunghissimo Food and Wine Festival, che dopo l'edizione sottotono del 2020 torna invece nella sua formula piena. L'ho definito grande perché vedrà l'arrivo di quasi 30 chioschi di cibi e bevande che rappresenteranno tutti e 6 i continenti. Questi chioschi sono distribuiti in tutta l'area del parco, più nello specifico nell'area vicino al World Showcase e del World Showcase, e sono praticamente indipendenti invece dai padiglioni del World Showcase, che invece avranno i loro ristoranti e i quick service aperti come al solito. I chioschi offrono di solito porzioni più piccole rispetto ai ristoranti e i prezzi per ogni porzione varia dai 4 ai 10 dollari, quindi file permettendo, la cosa divertente di questo festival è proprio farsi un giro del parco ed assaggiare cose differenti tra diversi chioschi. Come vi ho detto, solitamente i padiglioni di Epcot sono rappresentati anche nei chioschi, ma ce ne sono chiaramente tantissimi in più. Quest'anno, per esempio, ci sarà un chiosco greco, uno australiano, le Hawaii saranno rappresentate, l'India anche, e ci sarà anche un chiosco tutto dedicato alle chicken wings con diversi gusti, uno dedicato solamente ai donuts e uno dedicato a tutti i cibi che contengono aragosta e così via. Ho anche definito questo festival famosissimo poiché ogni anno questo festival attira davvero centinaia di migliaia di appassionati di cibo che non necessariamente frequenterebbero il parco in qualità di fan di Disney o delle attrazioni di Epcot, ma entrano nel parco soprattutto per questo festival. Poi l'ho anche definito lunghissimo perché questo festival sarà presente nel parco fino al 20 novembre. Sì, avete sentito bene, questo inizierà il 15 luglio, finirà il 20 novembre, quando il parco poi entrerà nell'atmosfera natalizia e il Festival of the Holidays dovrebbe rimpiazzare il Food and Wine subito dopo. Insomma, un evento gigante con anche un programma di intrattenimento davvero denso, con concerti di bands relativamente famoso negli Stati Uniti che si esibiranno nell'American Garden Stage, che è vicino al padiglione americano, eventi speciali con celebrity chef, come quest'anno per esempio come ospite ci sarà anche il famoso boss delle torte che farà diverse sessioni di live cooking, poi caccia al tesoro per i bambini e come al solito tantissimo merchandise dedicato a questo festival. Insomma, quest'anno le possibilità sono basse, ma in generale se pensate di visitare Walt Disney World in estate, ricordatevi di controllare il calendario del Food and Wine Festival perché oltre all'offerta normale di Epcot potreste trovare delle cose molto particolari che sono organizzate direttamente dentro il festival.
Attendendo le prime recensioni dei bloggers locali, come sapete sono molto interessata sempre alle recensioni del cibo di questi festival, ci sono due note che vi voglio dare. La prima è che alcuni chioschi, come quello della Spagna, dell'Irlanda, delle Alpi, eccetera, apriranno solo a partire dal 1° ottobre. Non sono moltissimi chioschi, ma diciamo che questo festival avrà due fasi. La fase 1, che è quella dell'apertura del 15 luglio, e poi la fase 2, che è quella completa, dal 1° ottobre al 20 novembre. La seconda nota, che chiamerei quasi un miracolo, è il menù del chiosco italiano che è stato rivelato pochi giorni fa ed è completamente nuovo. Per la prima volta, se mi seguite da un po' sapete che mi lamento sempre di questa cosa, non ci saranno arancini, cannoli e tiramisù, ma 3 nuovi piatti pensati appositamente per il festival. Allora, ci saranno delle mezzelune croccanti, che sono in pratica ravioli croccanti ripieni di mozzarella e serviti con salsa di pomodoro, poi ravioli di pollo con salsa Alfredo con pecorino romano e prezzemolo e dei bomboloni ripieni di marmellata di lamponi. Insomma, menù completamente nuovo, vedremo come questi nuovi cibi saranno recepiti dagli americani, dato che ricordo il chiosco italiano è sempre stato uno dei peggiori del festival, sempre secondo le classifiche dei vloggers americani. Oltre chiaramente a questi nuovi 3 piatti, il chiosco italiano offre sempre una selezione di vini ed alcuni cocktail, insomma, dita incrociate che questo nuovo menù abbia più successo di quelli precedenti. Ma il Food and Wine Festival non è l'unico festival dedicato al cibo a Walt Disney World in questo momento, infatti anche a Disney Springs c'è un altro festival culinario, si chiama Flavors of Florida, inaugurato la settimana scorsa e durerà fino alla prima settimana di agosto, e questo festival coinvolge tutti i ristoranti più famosi di Disney Springs, da Shepherd's Meat Homecoming, City Works, Amoretz, che è quella pasticceria che ha sempre cose favolose come le mini torte per WandaVision, Gideon's, che è la bakery con quei biscotti giganti di cui vi ho parlato quando ha aperto qualche mese fa, il ristorante di Wolfgang Puck. Tra l'altro, se non l'avete ancora visto, vi consiglio il documentario dedicato a Wolfgang Puck che è su Disney Plus. Insomma, tutti i grossi nomi della ristorazione di Disney Springs, più di una ventina in totale, hanno aderito a questo challenge di creare piatti che mettano in risalto i prodotti tipici della Florida. Gli ingredienti ricorrenti di tutti i piatti presentati sono arance, key lime, gamberetti, salmone, ananas, ma anche qualcosa di più esotico, come le gambe di rana offerte da Morimoto Asia, che è il ristorante asiatico per definizione a Disney Springs, o l'alligatore fritto di Homecoming. Tra l'altro, nota particolare, nonostante l'alligatore sia una pietanza abbastanza comune in Florida, raramente si trova nei menù di Walt Disney World, quindi sicuramente questa è un'occasione per i fortunati che potranno essere a Disney Springs in questo momento di provare l'alligatore. Insomma, iniziativa molto carina, sicuramente un buon modo per movimentare un po' anche l'area di Disney Springs. E tra l'altro, se ve lo siete persi, ho un episodio intero dedicato a Disney Springs in cui vi racconto anche la sua backstory, pensata e creata dagli Imagineers di Disney. Questo è l'episodio 23 del podcast. Ultima nota un po' dolente per oggi: i contagi da Covid nella contea di Orange County, che è la contea dove si trova Walt Disney World, sono cresciuti del 63% dalla settimana scorsa. Questo è dovuto all'arrivo della variante Delta anche in quest'area e sta colpendo soprattutto la fascia d'età tra i 15 e i 34 anni. Per il momento non ci sono nuovi mandati in termini di mascherine, distanziamento e così via, e come sappiamo i parchi sono pressoché tornati alla normalità, ma sarà una cosa da tenere d'occhio nelle prossime settimane.
Queste erano le news che ho selezionato per voi questa settimana, ma questa non è l'ultima volta che sentirete la mia voce durante questa settimana. Infatti vi ricordo che giovedì mattina uscirà il quinto episodio di Annata 71, che è il mio podcast nel podcast in cui esploriamo la storia di Magic Kingdom del 1971, come era il parco durante la sua apertura, ma anche cosa è rimasto di tutto ciò. Dunque, appuntamento a giovedì mattina alla solita ora per Annata 71 e poi se non l'avete ancora fatto mi raccomando di iscrivervi al podcast così sarete i primi a veder comparire i prossimi episodi. Per più news, commenti e foto e tutto il resto ci vediamo su Instagram, mi trovate con il nome aperitivo www e il prossimo appuntamento con le news sarà come al solito il prossimo lunedì. A prestissimo!